Buongiorno, temperatura freschina stamattina. In questo video voglio salire ancora una volta, non è la prima, al Monte Colombina, però stavolta voglio partire dalla località Piazze, vicino a Sovere. Alle mie spalle, là sopra, c'è la Cornalunga. Potete vedere, trovare il video che ho fatto l'anno scorso più o meno in questo periodo, vi lascio il collegamento qua sopra. Noi ci vediamo dopo e intanto godetevi il video. Sono sceso da lì, lì c'è un sentiero che arriva da un'altra direzione, adesso proseguo di qui, nella giungla. Poi mi vado a immettere sul sentiero già fatto più volte che arriva da Songavazzo. Qui si sta a sinistra del torrente in secca, si chiama torrente Valle dei Matti. È appena qua sotto. Questa quindi è la Valle dei Matti. E chi ci fa in giro uno come me deve essere matto per andare nella Valle dei Matti. Tutto il sentiero così fino adesso. Sono qua bagnato dalla vita ai piedi. Ha piovuto ieri, l'erba bagnata mi sta inzuppando tutto. Evitate se ha piovuto. Sono riuscito a finire quella parte di sentiero in zuppo di acqua perché c'era l'erba un po' alta, ha piovuto ieri sera, forse anche stanotte. Sono tutto bagnato, gli scarponi pieni di acqua, adesso appena trovo un posto sopra con un po' di sole li tolgo, strizzo i calzini e sto lì magari un po' a farli asciugare. È vero che camminando si asciugano, però sono zuppi di acqua pieni. Che belli sentieri così, asciutti, larghi, no, come quello di prima. Bello sto pezzo, molto wild. Là c'è la cima Buldet, fatta qualche mese fa. Vi lascio il collegamento del video qua sopra. Spettacolo. Che bello, hanno allargato il sentiero che c'era tutto disfato, pieno di buche, strettissimo, e adesso c'è questo bel tratto qui, facile da percorrere. Questo tratto l'ho già fatto 3-4 volte e mi ricordo che c'era pieno di buche qua, stanno sistemando tutto. Arrivato nei pressi del Monte Colombina e adesso salirò per la terza volta. Prima volta da solo, seconda volta sono salito con Marco e stavolta salgo ancora da solo. Adesso salgo al Monte Colombina, prendo sempre la direzione delle altre volte, dalla parte di quella cresta.
salgo e poi scendo dall'altra parte. Voglio andare un po' oltre quella direzione, so che c'è un sentiero e l'avevo già fatto una volta con la neve, ma veniva un po' lunga. Oggi è un po' presto, quindi ne approfitto. Giornata bellissima, qualche nuvola, ma i panorami qua li vedrete dopo. Prima ero nel bosco, vedevo il sole, tutto limpido, tutto sereno. Adesso che devo arrivare in cima io, c'è una bella nuvoletta sopra. Croce del Monte Colombina. Tac, rifatto 3 volte. Sono sceso da lì, lì ci sono le indicazioni che dicono che si va al Forcellino di Ramello un'ora e Rifugio Magnolini un'ora e 50. Provo ad andare avanti un pezzo, visto che una volta dove non ho fatto un video c'era la neve, avevo proseguito il sentiero, era bello, però mi veniva un po' tardi. Oggi, visto che è presto, provo a farne un pezzo. Tutto nel bosco, bellissimo, spettacolo. Niente, ho proseguito un pezzettino, ma il sentiero è tutto così e via lunga arrivare fino al Forcellino, poi magari pensare di arrivare anche a Rifugio Magnolini, più che altro perché poi mi tocca farmi ancora sto pezzo tutto sassoso, mezzo disfatto per il rientro, quindi mi dirigo ancora verso San Fermo, che è appena sotto il Monte Colombina. Mangio lì e poi rientro alla macchina. E guardandomi in giro ci sono anche dei nuvoloni non tanto belli. Ho guardato le previsioni meteo e danno temporali nel primo pomeriggio, quindi mi conviene tornare indietro, mangiare qualcosa e prendere il sentiero per rientro alla macchina. Magari mi fermo lì alla chiesettina che c'è giù lì a San Fermo, appena sotto Monte Colombina. Vabbè, tanto visto com'è il sentiero e so che è meglio non farlo, è troppo sfasciato. Ci vediamo dopo. A questo bivio a destra si va alla chiesetta degli Alpini, che io sono già stato una volta. Io però adesso vado a sinistra. Quelle nuvole sono un po' minacciose, meglio cominciare a scendere in fretta. Ecco, questo pezzo non è un granché, però questo c'è, questo faccio. Sono arrivato in quest'area parcheggio dove ci sono anche dei tavolini per fare picnic, e mentre io mangio godetevi il time lapse. Finito di mangiare, riprendo la mia escursione direzione macchina. Bello sto giro, molto wild. Pure le catene. Ah, un pezzettino.
punto molto panoramico. Adesso però io devo scappare giù perché ha tuonato un paio di volte. Là sotto c'è il paese da dove sono partito io e ho fatto tutto il giro di là, di là, di là fino di qua, insomma. A dopo. Niente, conclusione del video perché sono in prossimità dalla strada, devo percorrere un pezzo di strada per arrivare alla macchina che vi risparmio. Cosa dire del giro? Il giro bello, l'avevo già fatto altre volte, diciamo la zona del Monte Colombina, sono stato sul Monte Colombina oggi è la terza volta, però nella zona ce ne sono stato 4 volte. Ho voluto provare a cambiare sentiero per scoprire nuovi giri. La parte iniziale è stata molto bagnata perché c'era l'erba un po' alta e bagnata dalle piogge di questa notte. Invece l'altra parte della camminata piacevole perché la conoscevo già. Invece l'ultima parte che ho appena affrontato dopo aver mangiato l'ho trovata molto wild, con un po' di attenzione perché il sentiero era abbastanza strettino e a fianco c'era la valle che scendeva molto verticalmente, piante, alberi, rami e tutto, però ecco, era un po' da fare attenzione, però molto 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 bella perché si attraversava anche un paio di ruscelli, in questo periodo purtroppo in secca, però col ponticello di legno come si è visto e tutto quanto. Niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!